Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Motorbikes Lounge. Allora, oggi facciamo un video sabato pomeriggio, giorno fantastico, caldissimo, quindi non sono in giro in moto. Per quello sono qua in garage e dato che ho tolto il serbatoio vi volevo far vedere come io ho fatto il cablaggio, e io il cablaggio l'ho fatto completamente da nuovo. Quindi allora vi spiego 2 o 3 cose come ho fatto io e poi semmai per ispirarvi a fare il vostro lavoro a casa. Adesso torniamo nel passato e vi faccio vedere com'era la moto prima del passaggio dei cavi. Così vedete anche sotto il motore, sotto i coperchi, come sono stati posizionati i cavi. Ok ragazzi, partiamo. Allora, questo video diciamo che sarà un video di introduzione al mio progetto della BMW R100 che sto facendo bobber, per farvi vedere come io farò a costruire il cablaggio della moto da zero tramite, come detto, la Moto Gadget M-Unit. Cos'è la Moto Gadget M-Unit Blue in questo caso? Non ve lo sto a descrivere, per questo c'è il sito della Moto Gadget che potrete consultare. È una centralina comunque. Io adesso vi faccio vedere come ho fatto il settaggio del manubrio con i tastierini, come vedete, anche della Moto Gadget, e questi vengono allacciati ai cavi a seconda delle esigenze di come poi cosa devono far partire. Nel senso, io per dire questo pulsante qua lo dedicherò alle frecce o cioè alla freccia destra, e questo alla parte sinistra sarà per la freccia sinistra. Solo un esempio, poi come farò vediamo poi nel corso degli episodi che farò per il settaggio e il cablaggio della Moto Gadget. Cosa si può allacciare tutto alla Moto Gadget? Ci sono varie cose, come già detto ci sono le frecce, poi ci saranno le luci, tutte le luci, i clacson, ci saranno i freni e ci sarà pure il contachilometri, che così con la app che viene fornita assieme alla Moto Gadget M-Unit si potranno vedere il tragitto compiuto in una giornata e anche il chilometraggio, chilometraggio fatto dalla moto via smartphone. Io vi voglio far vedere con l'introduzione di questo video di come io ho fatto a tirare i cavi o a preparare per poi agganciare i cavi alla M-Unit. Cominciamo da dietro. Queste luci qua che vedete sono delle luci della Kellerman, e non sono solo luci, sono luci di posizioni posteriori, sono delle luci dei freni e sono anche delle frecce. I cavi li ho tirati qua davanti, che andranno attaccati in parte alla Moto Gadget M-Unit. Poi davanti vedete anche i cablaggi dei tastierini, come detto. Questi due sono del sensore delle frecce, il sensore del freno anteriore, il sensore del freno posteriore che è posizionato qua dietro, devo ancora attaccarlo. Poi c'ho lo speedometro, diciamo il cavo dove misura la velocità. Avrò dei cavi che provengono da sotto il motore per il neutro e per la pressione dell'olio. Poi avrò dei cavi per l'accensione che vengono aggiunti a questo tastierino qua, e poi altre cose. Praticamente questo sono i tastierini della parte sinistra. Qui vedete come ho messo queste spine
che andranno a dare la possibilità di attaccare i cavi di massa che provengono poi da frecce, luci e via dicendo. Cosa mi manca ancora? Mi manca ancora praticamente il clacson che verrà posizionato in questo punto qua. Per il clacson dovrò tirare un cavo positivo e un cavo negativo. Poi metterò una luce da parte esterna, diciamo, che avrà bisogno dell'alimentazione. E cosa mi manca pure è, come detto già prima, il sensore del freno dietro che vedete in questa posizione. Ok, allora torniamo al presente. E vedete, purtroppo la R100 ha poco posto e la mia è una 1980, poi hanno fatto 2 o 3 modifiche, però la mia era abbastanza semplice. A questo punto qua aveva però il freno. Quindi qua c'è posto, nel serbatoio sotto c'è il posto per mettere la M-Unit. E vedete adesso questa cosa qua, questa è l'accensione digitale con le nuove bobine, molto più piccole, molto più compatte, ma molto più performanti che quelle originali. E qua io ho fatto dei fori nel carter per farle passare e arrivare alla fine alle candele. E vediamo qua come ho fatto passare i cavi alle bobine. E poi devo dire che io ho cambiato anche, come avete già visto negli altri video, ho cambiato anche l'alternatore, ho messo un alternatore più performante e quello risparmia anche parecchi aggeggi che erano montati in questo punto qua della moto. Quindi così è molto più clean, molto più leggero, diciamo, e rifinito meglio. Un consiglio che vi voglio dare, se mettete tipo delle prese USB, USB-C, cose varie, tipo anche, non so, luci ausiliarie, non so cosa, cioè le manopole riscaldate, tutto questo, fatele sempre passare dalla moto gadget M-Unit, perché se no alla fine, se avete un drenaggio di batterie, cioè un drenaggio, cioè avete qualcosa che vi mangia della corrente e non sapete cos'è, è un casino trovarla. Io avevo attaccato, vi faccio vedere, avevo messo questo cavo qua, vedete? Il cavo per caricare la batteria, e questo mi faceva drenare la batteria. Praticamente 2 settimane senza usare la moto, batteria scarica. Quindi fate attenzione, e questo è il consiglio che vi volevo dare. Spero di avervi potuto aiutare a capire meglio come fare il cablaggio della vostra moto. Se avete domande scrivetemi, non c'è problema, vi rispondo volentieri, e alla prossima. Ciao raga!